Upon arrival on planet Earth, we quickly realized that things were off. And to change that, we would have to perform at certain key points along the Earth's grid in order to unlock its hidden energy and bring back humanity's connection with each other and with the planet. The Dark Forces are obviously not happy about this upgrade because they are gaining power from the globe operating in fear. They will do anything to try to stop Area 21, but will they succeed? Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovo video. Qua è un video speciale perché sono tornati gli Area 21. Per chi non li conosce, è un gruppo musicale, un duo musicale composto da Martin Garrix, che è il mio DJ preferito, e Mayor, che è un cantante famoso americano. Questo è un nuovo format chiamato Vintage Review, dove reagiamo a album, canzoni, cose vecchie normalmente. Visto il loro ritorno ad aprile con le nuove canzoni e il nuovo album che uscirà verso fine anno, vorrei fare questa reaction al primo album che hanno fatto verso fine 2021. È il mio progetto preferito di Martin Garrix, oltre alle sue canzoni normali. A inizio video il messaggio che hanno mandato agli umani, dove alla fine annunciano il loro ritorno, che sarà per aprile. Io penso il 21 aprile perché vogliono sempre mettere il 21 in ogni release, in ogni situazione, che combaci sempre il 21. Quindi penso che il 21 aprile sarà il primo giorno di uscita. Prossima settimana ci sarà la reaction del set del Tomorrowland Winter e dell'Ultra Music Festival di Martin Garrix, dove per me suonerà la prima canzone dell'album, quindi aspettatevi un video della Madonna. Ora faremo la reaction dell'album, sono 12 canzoni, non seguiremo l'ordine di uscita ma l'ordine dell'album intero. Partiremo da 21, arriveremo alla tracklist, diciamo, della tracklist. Una volta che ascoltai l'album, diciamo che mi è piaciuto un casino, ma alcune cose non mi andarono molto a genio. Forse adesso riascoltandolo potrebbero migliorare dei pareri, magari adesso ne riparliamo. Tu non l'hai sentito tanto, diciamo, non tutte le tracce, o perlomeno non benissimo, cioè non è che sei sempre stato un fan di questo progetto. Forse io l'ho sempre amato, quindi. Sì, ho ascoltato un po' dei pezzi che compongono poi l'album, però non la sua interezza, diciamo. Ok, questo è il progetto di Martin, dove fa canzoni più trap, pop, un po' più particolari. Sono canzoni con dei messaggi sulla speranza, sul bene, il bene umano. Un po' Scientology. Allora andiamo con la prima canzone, chiamata 21. Andiamo all'ascolto. Paracadute sulle spalle, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21. Look at all of the lights in the sky, they must be feeling it, cause of the thrill of it, yeah, just off the thrill of it. Let's go, let's go, let's go. I know that we won't be alone. I know we ain't going home. In the air, now we got this party rocking. What they say, we don't care. 21, 21, 21, 21, 21 bring the vibe. They wanna be us, they try. They thought we couldn't survive, but it feels good to be alive. This is a whole new wave. Transition from outer space. I know we'll find out. I know that we won't be alone. I know we ain't going home. Allora, Carina. bella. Do 21 su 10. No, aspetta. Una canzone molto particolare. Non ho mai sentito una canzone che parte con dei numeri, fanno 1, 2, 3, 4, 5, 6 e arrivano. Sembra più una lezione scolastica di inglese. Però no, è veramente bella perché è una delle poche canzoni comunque più potenti, perché le altre restano un pochino più pop. Questa è l'unica che potrei dirti che sembra uno stile bounce,
uno stile particolare che Martin usa in molte canzoni che fa, quindi si sente il suo tocco qua. Si è ispirato da una canzone che ha fatto con Justin Milo e Mesto chiamato Bouncy Bob. Penso abbia preso un po' lo stile là. Se avete visto lo show di Martin Garrix parla molto di queste canzoni, quindi molte cose le so grazie a quell'episodio. Come voto io darei allora, io all'inizio avrei dato un 9,5 subito, 9,5 subito. Sì, all'inizio lo sentì da un set che ha suonato qualche mese prima dell'uscita dell'album ed eravamo impazziti un mio amico. Però col tempo un attimo mi si è abbassata perché rispetto al set che ha fatto i bassi erano un po' più profondi della canzone originale, che speravo un po' meglio. Nell'originale io aspetto sempre che nei pezzi ci sia qualcosa in più del set che suona, cioè mi aspetto sempre qualche suono sotto, qualche particolare in più della canzone che ha suonato prima, cioè non me l'aspetto, non voglio mai che sia pari perché dico cazzo la canzone sta uscendo, magari aggiunge qualcosa in più nella base, aggiunge qualcosa, non lo so, una cosa inaspettata, non lo so, invece era pari che comunque carina. All'inizio mi piacque un casino, al primo ascolto ci rimasi in fissa per un sacco di tempo. Ora al posto del 9,5 mi è sceso un po' sul 9 meno, 8,5, però comunque rimane una canzone fantastica. Te che voto vuoi dare? Secondo me è un 8. Un 8? Un 8. Sì, le sonorità sono belline perché riprendono molto uno stile quasi, richiama, no? Sembra quasi degli effetti che provengono dalla Terra, no? Quindi questi effetti extraterrestri. È un po' uno stile un po' Daft Punk, un po' Gorillaz. Sì. E l'ha detto Martin che si è voluto ispirare un po' a quello stile, un po' per un tributo ai Daft Punk che hanno proprio abbandonato il loro gruppo proprio nel 2021, quindi hanno voluto fare un richiamo e magari un continuo, anche con lo stile che usano del casco, vogliono proprio creare un gruppo simile. E per farvi capire, i pezzi che hanno fatto prima dell'album erano totalmente diversi da questi, cioè facevano proprio musica, era musica di Martin Garrix con il vocal di Major, non hanno mai fatto un cambiamento, una costruzione simile. Questo è il primo album dove hanno provato veramente a imitare il Daft Punk, a fare qualcosa di più tematizzato un tema. Poi anche i cartoni animati che hanno fatto dietro dalla Disney, un lavoro comunque gigantesco che è fantastico. No, è davvero apprezzabile. Più che altro il come hanno scelto di racchiudere tutto seguendo un tema ben preciso. Sì. Questa cosa qui pochi artisti sinceramente tendono a farlo ed è un qualcosa che a me piace particolarmente. Artisti normali avrebbero fatto 12 canzoni e le avrebbero droppate così. Un album normalmente sono delle raccolte di hit, per molti artisti basta soltanto mettere molto loro generale. Cosa hanno voluto fare? Hanno voluto mettere dei messaggi positivi nelle canzoni, non fare solo la canzone, fare tutto quello che c'è attorno. Io direi che più queste canzoni non dovresti neanche vederle come ciò, perché hanno fatto dei cartoni animati, hanno fatto dei messaggi positivi, cioè hanno creato una storia e racchiudono degli episodi, cioè sembra quasi una serie TV con della musica, una cosa del genere. Narrativo. Un filo narrativo dove io non ho mai visto un artista che abbia mai fatto una roba del genere per un album, creare una roba così grossa. No, sono davvero in pochi che lo fanno, soprattutto oggi è difficile. Il senso dell'alias sta in quello, il fatto che vai a toccare cose che solitamente non fai. Sì. Quindi ha scelto di fare un qualcosa di più costruito, più architettato con Area 21, no? Fare chiamare i team della Disney per fare le animazioni, cioè è un progetto veramente, non ho mai visto un progetto così architettato, cioè un progetto così grosso. Sì. Prossimo pezzo, La La La, che è stato il primo pezzo che è uscito per l'album, la prima canzone animata, quindi vedrete l'animazione sotto, sperando di non prendere il copyright, quello. In my ear, but I do not wanna
Bel pezzo, sì. Tanta roba. Ci sta alla prima posizione delle release, che l'abbiano messo come prima release dell'album. E ti dico subito, la prima volta che l'ascoltai non mi piacque per niente, perché io sono abituato al vecchio stile Area 21. Prima non c'era niente di tutto questo, c'era uno stile di Area 21 che era totalmente house, erano delle collaborazioni solo vocal e Martin, cioè non metteva niente tutto ciò. All'inizio l'ho presa male, ammetto che l'ho presa male, perché non era il genere che aspettavo. Avevano messo uno spoiler che mi dava vibes di cazzo, sembra quello, il solito Martin Garrix, mi devo aspettare quello. Ha totalmente cambiato le carte in tavola facendo uno stile Gorillaz, uno stile diverso. All'inizio l'ho presa male e poi capì proprio che era la forza della canzone cambiare così tanto e dare questo nuovo inizio. Non sapevo neanche il messaggio che dava questa canzone. Questa canzone dà il messaggio che ognuno può essere quello che vuole senza pregiudizi, non bisogna ascoltare le altre persone, bisogna pensare solo a se stessi, a quello che si vuole fare, a come si vuole essere. Comunque sono dei testi secondo me fantastici, se li leggi tutto. No, vabbè, magari aveva la necessità di dire altro con la sua musica, perché? Oltre a ciò che fa solitamente, ciò che dice solitamente, quindi anche è un ulteriore motivo per il quale ha poi fondato Area 21. Esatto. Andiamo subito al voto. Abbiamo detto abbastanza. Per me 8,5. 8,5. Allora io all'inizio avrei dato 7, però adesso gli darei un bel 9 più. Dai, andiamo alla prossima che è Pogo. La prossima è Pogo. All that I need is my freedom. Nobody telling me what to do. You know, I've been doing a lot of thinking, and I think that we should be together. Up, down, like a pogo. Don't really care where I go though. Just far away from commitment. I'm young, free, and I'm living up, down, like a pogo. Don't really care where I go though. Just far away from commitment. I'm young, free, and I'm living. Yeah, bouncing all around town, living so wild, living my life. Oh, no more tying me down, killing my style, killing my vibe. No, solo, living YOLO. Too much love to be given, too much melody in my rhythm, whoa. Too much fun to be tripping, too much energy in my system, whoa. Break the chains, I need freedom. Break the stress, I don't need it, no. Breaking up with my ex, I'm just looking for successful conversation. All that I need is my freedom. Nobody telling me what to do. All that I need is my freedom. Nobody telling me shh. Up, down, like a pogo. Don't really care where I go though. Just far away from commitment. I'm young, free, and I'm living. Up, down, like a pogo. Don't really care where I go though. Just solo, living YOLO. Wedding ring, that's a no-go. Oh no, I'll be solo. Can't stand to live with that FOMO. Too much love to be given. Stonewall, break the chains, I need freedom. Break the stress, I don't need it, no. Breaking up with my ex, I'm just looking for successful conversation. I don't know what your name is, not looking for engagement. Just wanna see you naked. Activity is something I don't like, and I won't bullshit, I won't lie. We'll do it good for the whole night. It might be bad, but feels so right. Ok, allora di questa canzone secondo me dove ci sono più le sonorità Daft Punk, perché anche il modo in cui la voce è un po' robotizzata, un po' l'autotune è proprio preso dai Daft Punk, e le sonorità un po' più particolari. No, molto bella, mi piace molto le sonorità, secondo me discosta molto cioè è pop però un po' di nicchia. Sì, è comunque un pop che si mischia con dell'house, è un po' particolare, a me piace sinceramente. Guarda, però secondo me il messaggio si discosta un po' più dagli altri, cioè ci sono delle parti del testo dove dice ho lasciato la mia ex, ora penso solo al sesso, ora cioè c'è anche una parte dove dice ti voglio vedere solo nuda. Diciamo che comunque con la scrittura dell'intero album, dove vogliono portare un po' più di messaggi positivi, qua un attimo si discosta un po', però comunque bello, veramente bello. All'inizio avrei dato 9 più e resto su 9 più, 9,5, il mio pezzo preferito 9,5. 9,5, veramente 9. Bello. Il prossimo pezzo è No Angel, che secondo me ha un testo con un bel significato, forse uno dei più belli, perché parla di un tradimento
E parla anche tipo è Martin e il cantante Mayor che si parlano a vicenda di quello che dovresti fare, di quello che succede. Cioè è una conversazione dove spiega i tradimenti delle ragazze che cercano le persone solo per soldi o per fama, come sarà successo uno dei due. Cioè so che si era mollato Martin, non lo so bene se parlavano di lui, però comunque ci sono le ragazze che cercano magari persone famose solo per la popolarità, non per vero amore, e alla fine poi questo è una problematica che si lega molto. Sì. E qua ne hanno voluto parlare, quindi là secondo me parlano più del testo in sé che delle sonorità. Ora sentiremo. I'm so happy we met last night. Oh, you need my car keys? Sure. You need all my credit cards too. She's smart, not loyal. I seen a lot of guys lose right before you. My friend, she'll destroy you. I can see that you're addicted to her poison. She wears a VS, but she no angel. Not the kind of girl you wanna take home. I think I love her. I don't think she feel the same, bro. Why? She spending all your money on Rodeo. So stupid. I feel so lucky that she wants me. Why can't you see that it is just the fame? Will she be gone if I lose my money? Look, man, that's just a game. See, last night, she got a random DM from a rich to Dubai. Aim for the stars, seeing money in her eyes. January, she is vibing in Tulum. Sexy pictures and you think it's just for you. They're just for me. Look at her OnlyFans account, we'll show them too. This could be true, I promise me. Why can't you see that it is just the fame? Will she be gone if I lose my money? I'm sorry, this is just a part of the game. Some of these girls don't really want you. Yeah, all they want is just a taste of fame. So don't her backstage at every kind of. She got McDonald's money, but she want the lobster. She's smart, not loyal. I seen a lot of guys lose right before you. My friend, she'll destroy you. I can see that you're addicted to her poison. Questa secondo me è una canzone che cambia molto, cioè parte con la chitarra e poi parte una melodia a sé. Sì, si evolve nel tempo. Si evolve nel tempo, cioè proprio cambia, vedi come cambiava nel drop, cioè come. E ricordano molto i Black Eyed Peas. Sai Black Eyed Peas? Sì. Mi ricordano delle loro sonorità qua. Io infatti appena l'ascoltai la prima volta ho detto cazzo, ma sono i Black Eyed Peas. Le basi che fanno loro, le più elettroniche, sono un po' simili a questa canzone infatti. E devo dire che la prima volta che l'ascoltai mi rimasi scioccato. All'inizio avrei dato un 9 e do un 9 più, mi ha anche migliorato. Cioè, 9 meno. 9 meno? Sì. Comunque siamo su quella fascia. Ok, il prossimo pezzo è Love in Every Minute, che lo andremo a sentire. Hello, human, what you crying for? Why can't you see it beautiful? I'll be your friend when it's difficult. Cause you're high, then you're low. Give me trust and then go. Cause it's all inside your mind. Promise it'll all be fine. Can't you see that it's our time? Let's go loving every minute of it. See the signs that we about to take, loving every minute of it. Loving every minute of it. Feeling good, bad vibes, get away. Next chapter, let's write a new page. Find a space, you got a friend. Can you feel the change? Cause it's all inside your mind. Promise it'll all be fine. Can't you see that it's our time? Let's go loving every minute of it. Loving every minute of it. Right now we're in the right place. Feeling good, bad vibes, get away. Next chapter, let's write a new page. Cause I'm loving every minute with you. Allora, bella. Questa canzone era una demo del 2018, l'aveva suonata la prima volta nel 2018 e si vociferava che era una canzone con Justin Bieber. Era l'unica canzone comunque tra Martin e Justin, perché quando la suonò tipo in un concerto la voce sembrava più di Justin Bieber che sua. Là e poi alla fine ha confermato Martin che era una canzone di Era 21, che però ha modificato tanto. Prima la canzone era diversa. Se la trovo ve la metto in sovrappressione. È bella,
molto bella, il significato è fantastico dell'amicizia, il drop comunque è fantastico, secondo me anche il drop, il video che, visto che nel video mette spezzoni dei momenti più carini, quelli precedenti, no beh anche successivi, infatti c'erano degli spoiler. Ok, sì, io quando lo feci uscire come come terza canzone quarta c'erano gli spoiler dei video successivi già. Ok, infatti abbiamo visto la Mona Lisa. Sì, no, che Mona Lisa era uscita prima però. Ha fatto vedere Followers, On The Night, ok, quindi e Time Machine. Ecco. Comunque sì, come voto do 9 pieno, 9 ci sta. 8,5. Il prossimo pezzo è Mona Lisa, è un prezzo. Un prezzo? Ancora, mica sto Controllo prezzo. prezzi. Lo trovo non un po' monotono, però comunque diciamo che ci sono delle cose che non mi fanno impazzire, che poi diremo dopo. So much stuff I want, man. You know what I want? A Mona Lisa in my room. Wanna light it up with Snoop. Want a picnic on the moon. Play myself in a cartoon. Show the world we're all the same. Hit the stage with B&J. Yeah. And we'll be swimming in the sky. Oh. Floating like a butterfly. Oh. Till we're higher than a satellite. And we don't wanna sleep tonight. We living life in stereo. Every day be full of fun. Shoot with love instead of guns. Sip martinis with James Bond. Still his girl and Africa. Partying at my high club. Every night we turn it up. Every drink we give a hug. And we still don't give up. And we'll be swimming in the sky. Oh, floating like a butterfly. Gotta start living it. I was low, I had to get rid of it. Better vibes, I had to get into it. She bad, tryna get intimate. Hey yo, one thing we gotta know is this place about to blow. And we never drop the flow. So you know we got some more. Cause we higher than a satellite. And we don't wanna sleep tonight. We living life in stereo. And we about to lose control. We living life in stereo. And we about to lose control. Ma sai che pensavo peggio? Cioè, non so perché non mi Ricordavi me la ricordavo peggio? Peggio, sì. Più che altro prima della canzone ho detto che c'erano delle cose che non mi piacevano. Però no, adesso riscoltandola non... Il ritornello è molto bello. Sì, cioè il fischio ti entra in testa, comunque il fischio è carino. Ogni tanto sentivo in radio anche qualche altra canzone dove usava sempre il fischio, perché il fischio ti entra un po' in testa. Vabbè, sì. Ma poi il video fa troppo spaccare con la Mona Lisa che ha un terzo occhio, che loro diventano delle farfalle dentro il Louvre, è la loro base segreta. Il simbolo del Louvre è un triangolo, anche quello. Sto scherzando. No, è vero? Sì. Come valutazione all'inizio io avrei dato anche un 6, cioè un 5,5. All'inizio non lo so, non ci piaceva, però adesso cazzo do un 8,5. Do un 8,5. Il prossimo pezzo è On The Night, che è una canzone coprodotta da Todd Elder. Todd Elder è un ragazzino, cioè era anche adesso un ragazzino, ha 22 anni, 21. Fa delle canzoni in stile pixel, fa delle canzoni molto retro gaming, no? Per gaming non vorrei fare. No, retro gaming. Retro gaming, dove ha collaborato, è stato il primo a collaborare comunque con nell'album. Non ci sono dei featuring scritti, ci sono delle coproduzioni che comunque si sente il suo tocco nel drop. Ora sentirete. Slow down, can't ignore the signs. Call out the time and place to save you from yourself in this dream. Cause nothing is the way that it seems. Yeah, cause everything is fake and this world is insane. So we rolling down the street singing la la. Hey, we don't really care about the blah blah. It's like how we got it going non-stop. Cause we on the night, yeah, we on the night. Whoa, how come everything is moving slow-mo? Where we going after this, I really don't know. So for now we in a party screaming, hey yo. Yeah, we on the night, yeah, we on the night. So long since we felt just a game. Yeah, cause everything is fake and this world is insane. So we rolling down the street singing la la. Hey, we don't really care about the blah blah. It's iconic how we got it going non-stop. Cause we on the night, yeah, we on the night. Whoa, how come everything is moving slow-mo? Where we going after this, I really don't know.
we on tonight, yeah, we on tonight. Never stop, yeah, look up in the sky and say thank you that we made it. Bella, veramente bella. Avete sentito comunque il tocco di Todd Elder nella parte un po' retro gaming? Vibes che... Poi a me piace un sacco il significato del video, perché fa vedere con la maschera col sorriso, che fa vedere che tutte le persone alla fine indossano una maschera, non mostrano mai quello che sono dentro. Cioè quando escono di casa, come quegli intervistatori. No, che hanno magari opinioni finte, condizionate da qualcun altro. Anche quello, sì, comunque fa vedere un po' la falsità che c'è. Sì, che molti non esprimono realmente il loro pensiero. Non dura tanto la canzone, però in sé è bellissima comunque. No, Il sì, video è Todd molto Elder, figo. giusto. Todd Elder, Si sì. incastra bene comunque con le sonorità di Martin. Diciamo che forse hanno fatto la canzone prima della coproduzione, ho detto cazzo qua ci vuole Sì, un no, po' di si retro nota che gaming, comunque che è perfetta, ragazzi. più che altro hanno preso in prestito, diciamo, i suoi effetti, no? L'hanno chiamato per Sì, l'hanno aggiungere chiamato. quell'effettistica lì. Bella, io come voto iniziale all'inizio avrei dato un 8,5, adesso mi hanno commentata 9. Bella. 9 anche No. per me. Prossimo pezzo è Followers, che è la canzone che hanno usato per FIFA 22, l'hanno messa come colonna sonora, che secondo me è perfetta come colonna sonora perché ha delle vibes che poi sentirete adesso nel drop, che secondo me sono perfette per utilizzarle in un gioco di calcio. Comunque Sì, ci può stare. ora andremo a sentire. Wow, these people are like zombies, man. Let's delete everybody's followers. This is getting out of hand. Wake up, people! Wake up! What about when no one watches? Do you like yourself when you don't have your phone? Will you still pretend you're happy? What you gonna do when your followers gone? Oh no! Maybe you will see the world in a different light of day. Maybe you will feel no stress when you don't care what people say. No pressure what to post, living life how it's supposed. Feeling good, no need to pose. Hey, I saw a pretty girl, what feel like? Gone. Oh no! All the places we could go when we're not stuck in a zone. How are we free when we let algorithms take control? Tell me how we supposed to vibe when your life is your device. Let me give you some advice. Go see a pretty girl with your own eyes, not through a screen, cause this will clear the age light. It feel like comments in my brain is kinda stupid. Sometimes I get why people lose it. I wonder if they couldn't show it, would they even do it? Would you even do it? What about when no one watches? Do you like yourself when you don't have your phone? Will you still pretend you're happy? What you gonna do when your followers gone? When your followers gone? Followers gone, when your followers gone. No, il significato di questa canzone è fantastico. No, è molto bello. Come parli dei followers e che tutte le persone pensano solo a quello, compreso me. Pensano solo a stare sul telefono e non vedono la vita reale. Cioè dovrebbe mostrare al mondo quella più l'attaccamento, diciamo, ai social, no? A doversi mettere in mostra solo là. Mostrare un qualcosa che poi in realtà non ti appartiene, no? Come si vede nel video scorso. Un ambiente no? tossico, sì. Sì, esatto. Essere attaccati a un qualcosa che non esiste, no? Come possono essere i followers. E come musica in sé comunque è fantastico. Io dall'inizio l'ho sempre amata, l'ho amata anche adesso, 9 più 9,5 dall'inizio. 9, secondo me. L'ultima canzone dell'album è Human, che è una canzone che è uscita con l'album verso la fine, cioè non c'è un video, non c'è un video animato. Would you still love me if I wasn't from outer space? Would you still love me if I was a different race? What if instead of a spaceship I flew on a plane? What if my looks would've changed? Would you do the same? Just like if I was regular, tell me what you would be like. How would you be if I
come from the sky. You switch up your behavior. Would you treat me like a stranger? I wanna know, I want to. Would you still love me if I was here? At these borders, what's up with us deported? I'm sure it'd take more than words to get you to change. I see that you're just afraid and it's okay, just being human. Would you switch up your behavior? Would you still love me if I was human? Would you still love me if I was human? Would you still love if I was human? Principalmente tratta l'argomento dell'amore. Ma sì, ci sta. Un pezzo che si discosta un po' dallo stile generale molto dell'album. più tratto, molto più rap, non so come possiamo definire. Un po' più forte, va. Un po' più Sì, forte. un po' più hardcore. Un po' più hardcore, un po' più veloce. Sonorità. Bello anche quando nella parte dove dice distorto distorce anche la voce in quella sonorità bellissima. Quella parte mi è piaciuta un casino. Ogni tanto cambia tratto, parte forte, ritorna tranquillo con la chitarra, poi parte forte, poi torna poi riparte forte. Comunque ha una linea che cambia, che comunque però resta comunque un bel pezzo. Darei all'inizio avrei dato un 8 più, perché io dico questo zigzag di cambio di stile all'inizio non l'ho apprezzato molto, però comunque rivedendola comunque ritorno ad apprezzarla, un 8,5, 9 meno. 8,5 anch'io. La prossima pezzo, All I Need. Wake up every morning, living in a dream. Ain't no other place I would rather be. Surrounded with the team, that's when I'm feeling free. Then I realize this is all I need, all I need. I remember how they treated me when I wasn't hot. All the ones who did believe in me, hoping I forgot. Well, I did not. Reasons why I'm addicted to this life, and we cannot live it twice. So we love these crazy nights. I feel like I'm wake up every morning, living in a dream. Ain't no other place I would rather be. Surrounded with the team, that's when I'm feeling free. Then I realize this is all I need, this is all I need. I already got my team with me. They have my thing is built on trust, turning haters into dust. Every night we turn it up, pour some more up in my cup. Got a million reasons why I'm addicted to this life, and we cannot live it twice. So wake up every morning, living in a dream. Ain't no other place I would rather be. Surrounded with the team, that's when I'm feeling free. Then I realize this is all I need. And I'm feeling free. Then I realize this is all I need, this is all I need. Bella, molto bella, ha delle vibes proprio positive. Tutto quello di Chill. bello, comunque è uno stile un po' più sul pop, un po' più delle altre. Un po' più pop. Un po' più delle altre. Parte finale con la chitarra dà molta emozione, molto più emotional, dà delle sensazioni più belle comunque. Canzone dove Martin e Maher si sono impegnati di più, infatti le hanno parlato anche nell'episodio dove mostrano un po' come l'hanno creata, le parti dove la cantava e dove suonava la chitarra sotto, dove la stavano facendo, ed è il loro pezzo preferito comunque, è il loro pezzo dove ci tengono di più comunque tra tutte le canzoni. Non mi è cresciuta né peggiorata, è sempre stato un 9, rimane un 9. 8,5, ok. Allora, il prossimo pezzo è Time Machine, di cui ci ha fatto un video animato, che è l'ultimo tra i video animati, è la chiusura del primo album, non la chiusura delle canzoni, è la chiusura dei video animati, perché poi come ultima canzone c'è una dopo. If I had a time machine, I would go back to it all over again, but I don't have a time machine, so all I have left are these memories. When I was younger, just a kid, all the days went by and I didn't give a did whatever I want, whenever I want, was great. Wow, I really miss those days, man. I wish those days could last forever, cause suddenly all this weird stuff starting to really matter. Like, when did things all change? Whatever happened to the good old days? Wow, we wanted to grow up so fast. Why couldn't all of those good times last? When life was much more than getting likes, when you could find joy just by sitting on your bike, when a hug from your mom could make everything alright. Wow, I really miss those days. If I had a time machine, I would go back to it all over again, but
don't have a time machine, so all I have left are these memories. Nobody ever really makes it to forever, man. And now my lifestyle changed. One day, these will be the good old days. Yeah, no more growing up so fast. We gotta. If I had a time machine, I would go back to it all over again. But I don't need a time machine, cause one day these will be our memories. If I had a time machine, I would go back to it all over again. But I don't need a time machine, cause one day these will be our memories. Bella. Bello. Parla più dei ricordi, delle memorie comunque. Sì, sì. Sì, dei ricordi, magari con la propria famiglia che gli mancano i tempi dove era piccolo, che magari da piccolo vediamo tutti la vita in un modo, poi crescendo peggiora, secondo me, non è che c'è tanto da fare. E bello, veramente ha un significato molto profondo, è una canzone che comunque dà maggior peso su testo. un vibes anche un po' più triste, un po' più malinconico, un po' più nostalgico comunque. Esatto. Ed l'hanno messo proprio come chiusura dei video animati, ci sta comunque come chiusura dei video animati, fa ricorso a tutti i ricordi delle canzoni dei video animati scorsi. Sì, la chiusura. Un po' la chiusura, perfetta, comunque il video è bellissimo. Come canzoni in sé però io ti devo dire non è che lo ascolterei, cioè dà delle vibes particolari, però comunque non ne vado pazzo, diciamo. Bella, cioè un bel significato, ma anche all'inizio, anche adesso, Area 21 preferisco sia quello di prima e non soffermarmi, cioè questa un po' la lascerei in disparte, cioè è una canzone a sé che sì, è bella, però non lo so, un po' mi cadono i coglioni. No, è una canzone che ascolti magari una volta, cioè sì, ogni tanto. Ho dato 6, resta 6. Cioè, però come canzone in sé è bellissima, però da ascoltare con un'altra cosa non... Io 7,5. 7,5. Il prossimo pezzo è l'ultimo Going Home, vanno a casa. Ok. Quindi comunque anche questa è una canzone molto particolare che andiamo a sentire qua. Even though we come from different worlds, home is wherever we're together. When you look up in the stars, you question your existence, even when we fall, no, your love is never distant. Now you know you're getting close to home. So when you're feeling dark, you're switching up the system. When you need a spark, you can follow me, cause listen, we going home. Yeah, we going home. Don't you know that we can fly? If you open up your eyes, we will realize we're already in the sky. What we waiting for? What are we waiting for? Cause when before we rise, and we can make it right, you know we going home. People of Earth, thank you for a time here on this planet. We leave you with love. Until we meet again. No, comunque è bello, la voce dei bambini. Sì, il coro bello. sotto è stata una cosa particolare che hanno voluto testare e come chiusura la voce dei bambini secondo me è stata azzeccata, anche il sound potente però nello stesso momento molto malinconico, comunque molto vibes, nostalgia, tutto quello. Poi il messaggio vocale finale dove dice che ritorneranno, grazie per il tempo che ci avete dato, torneremo di nuovo, che torneranno il mese prossimo. Cosa ne pensi? Carino, 8. Il drop lo ricordano molto ai drop di Porter Robinson questo. Cioè, molti dicono che abbiano un sound molto simile, dicevano. Anch'io do un 8,5, bello, la voce carina, dei sound carini, come chiusura ci sta. Bene, ora parliamo dell'album in sé. Quanto vogliamo dare all'album totalmente? In generale. 9 meno. 9,5, 9 meno, che... Fai un 9 meno pieno. Sì, io do un 9 più... Vabbè, 9, sì, 9. Allora, il 22 e il 24
marzo farò il vlog dove reagirò al set di Martin Garrix al Tomorrowland Winter e all'Ultra Music Festival. Potrebbe suonare la prima dell'album all'Ultra, la prima dell'album. Perché lui ci sarà all'Ultra. Sì, vabbè, ma lui fa il main stage serale, cioè il massimo, il top. Cioè, ma cosa chiedi che c'è allora? Cioè, ci deve essere, se no che cazzo di Ultra è? Nel 2016 la prima canzone degli Area 21 è stata spoilerata all'Ultra. Nel 2016 la prima canzone era Spaceships ed è uscita, quando è che è uscita? Il 9 aprile. Spero anche spoileri questa, la prima del secondo album all'Ultra Music Festival. Io farò la reaction comunque con Lore e con Matte. Ci vediamo al prossimo video, alieni.